Le difficoltà maggiori in questo momento è il fatto di dover affrontare tantissime partite ravvicinate, avere pochi giorni per prepararle e soprattutto avere di fronte avversari forti come il Napoli in questo caso, come è stato il Bologna la settimana scorsa, l'Udinese in quello spezzone di gara, e tutte le prossime squadre che affronteremo sono di livello altissimo, quindi a volte servirebbero forze fresche, ma nella maggior parte dei casi anche gli altri hanno tanti impegni e quindi insomma non ci piangiamo addosso. È una partita che sarà molto difficile perché incontriamo forse l'unica squadra che come livello di giocatori sta veramente vicino all'Inter, secondo me. L'altro anno erano una squadra praticamente ingiocabile, quest'anno con qualche difficoltà, ma andiamo a affrontare una squadra molto molto tosta. Sono campioni d'Italia, sicuramente ci sono stati tanti problemi al loro interno. A livello ambientale che clima vi aspettate? È sempre una gara un po' particolare. Sì, c'è sempre questa forte rivalità. Il giorno del mio addio ho fatto una battuta dicendo che mi mancheranno i tifosi della Roma in casa, mi mancheranno anche tanto i miei avversari, quelli che mi facevano sentire importante. Napoli era uno stadio che per l'odio sportivo che mi riservava mi faceva sentire qualcuno che era considerato. Di sicuro non passavo indifferente. Domani magari ci sarà un po' di nervosismo anche nei confronti della loro squadra, ma poi penso che al fischio d'inizio si getteranno tutti quanti a fare il tifo per il Napoli, quindi sarà un ambiente ostile come sempre lo stadio lì Maradona, ma siamo pronti a giocare anche in campi avversi, l'abbiamo fatto in diverse circostanze anche in Europa. Quella di Udine è stata una grande gioia perché una partita così particolare, veramente una grande gioia. Aiuta lo stato d'animo tutto questo? Assolutamente sì, non deve aiutare troppo perché non abbiamo fatto niente, abbiamo ripreso 3 punti che avremmo voluto prendere col Bologna, abbiamo rimesso un pochino le cose a posto, ma assolutamente non cambia nulla, non dobbiamo sentirci rilassati. Il nostro traguardo, anche guardando i calendari, è ancora molto molto difficile da raggiungere e sappiamo che dobbiamo partire già da domani per fare un altro passo in quella direzione. Smalling non c'è, Paredes e Llorente sono squalificati, per certi versi siamo abituati a vedere Bove quando mancano o Paredes o Cristante. Qual è l'indicazione maggiore che arriva anche per quanto riguarda Ndicka? Ma sta bene, si è allenato e soprattutto con le parole ha fatto subito capire che si sentiva benissimo, lo vediamo anche in allenamento, non ha paura dei contrasti, degli scontri, è uno che è tornato giocatore al 100% e avrà un bel duello, lui e Mancio avranno un bel duello davanti perché Osimhen è uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione nel mondo e quindi siamo molto fiduciosi di loro. E per quanto riguarda l'assenza di Paredes, saremo pronti a fare a meno anche di un giocatore forte come Leo. L'esperimento Asmun Temmi sicuramente circostanziato dalla partita contro l'Udinese, però che esperimento è stato? Un esperimento interessante, anche se pensiamo al fatto che abbiamo anche un altro attaccante con questa struttura come Romelu. Avevamo già fatto un esperimento del genere a Frosinone e non era andato benissimo secondo me, anche a causa mia, a causa del fatto che non avevamo provato tantissimo questa coppia. Io penso che è un qualcosa di ripetibile assolutamente, un qualcosa di ripetibile nei momenti in cui vuoi fare gol e vuoi portare presenza e centimetri e giocatori di qualità in area, ma anche a partita iniziata, già dall'inizio pronti via si può partire in questa maniera, a patto che ci sia un'organizzazione diversa, un'organizzazione che sorregge questi due attaccanti, e non è una cosa che provi per una partita di 19 minuti, non lo provi tantissimo. Dovremmo in futuro essere pronti anche ad avere questa soluzione, magari con qualche nozione tattica in più. Una responsabilità, un peso sapere che da qui alla fine del campionato ci sono poche alternative ai 3 punti. Un po' tutto, io sono partito qua 3 mesi fa e se mi aveste detto sei quinto a quanti? 6 punti, 4 punti dall'Atalanta, quanti sono? Non mi ricordo. A 4 punti dall'Atalanta e a 6 dalla Lazio, a poche giornate dalla fine io ci avrei messo la firma, sapendo da dove partivamo, e abbiamo riacceso questa corsa, l'abbiamo resa non solo un sogno, ma qualcosa di possibile. Sappiamo che è tanto difficile, c'è il peso delle squadre che abbiamo dietro che sono molto forti, c'è il peso del calendario che non è facile per niente il nostro, ma c'è anche grande consapevolezza che
abbiamo fatto ottime partite contro squadre molto forti, forti come noi, e abbiamo fatto delle pessime partite contro squadre molto meno forti di noi, quindi anche i nostri avversari, insomma, se pensavamo che, se avessimo pensato, se avessero detto che l'Atalanta poteva fare un punto tra Verona e Cagliari, ci saremmo messi a ridere forse. Invece verso la fine del campionato a volte squadre più di bassa classifica possono essere anche più fastidiose di quelle di alta. Un'ultima digressione, in un battesimo della Roma femminile Daniele De Rossi portava per mano Elisa Bartoli, è arrivato il secondo scudetto per la Roma femminile, qual è il pensiero di Daniele De Rossi? Orgoglio, grande orgoglio, pizzico di invidia, però a parte gli scherzi ho parlato ieri sera con Betty, con Alessandro Spugna, ci siamo sentiti, siamo molto orgogliosi di loro, del mister, dello staff, delle ragazze, però insomma se poi mi fai ricordare quella scalinata che abbiamo sceso insieme io e Elisa, sono felice proprio per loro, perché il primo giorno erano tipo un po' intimorite da noi, era tutto nuovo per loro e abbiamo cercato di mettere a loro agio e adesso devono essere loro che devono mettere a loro agio noi, perché sono loro le vere campionesse che portano la gloria qui a Roma. Siamo contenti per loro, non vediamo l'ora di eguagliarle, di emularle, di fare anche noi qualcosa di importante per la squadra, però insomma brave, bravissime, siamo tanto felici per loro, penso che il calcio femminile in Italia stia crescendo molto, molto, al di là della Roma, del valore della Roma, la nazionale, le giocatrici che vediamo anche in campo, spesso e volentieri anche le più giovani sono di valore assoluto ed è un movimento importante anche per il calcio, insomma, il calcio maschile. Sono contento per loro, sono ragazze che ci tengono tanto, ogni tanto incontro Elena Linari, parliamo di calcio, sono ragazze malate di calcio tanto quanto i calciatori, e è giusto che abbiano il loro spazio, il loro, come posso dire, il loro riconoscimento, e in questi casi quando si vince anche il loro onore.